Ciao a tutti amici, ben ritrovati ai video di PhotoArt. Oggi parliamo del Canon 300 mm 2,8 LIS. È il modello di mezzo della dinastia dei 300 mm 2,8. Breve cronistoria. 300 mm 2,8 L, pensate 10 elementi in 8 gruppi, cioè uno schema ottico davvero semplice, davvero bello nitido, e infatti stiamo parlando di un obiettivo molto bello. Se vi capita di trovare il primo obiettivo 300 mm 2.8, stiamo parlando ovviamente della serie EF, non ha la stabilizzazione, e vabbè, se non siete proprio diciamo legati alle esigenze di dover scattare a mano libera o con dei tempi che comunque insomma vi aiuti lo stabilizzatore a mantenere nitida l'immagine, va benissimo quello, e anzi, se devo dire, come qualità poetica è davvero straordinario. Poi arriva il secondo modello si dota dello stabilizzatore, stiamo parlando degli anni 1999, e ce lo portiamo avanti per 10 anni, anzi quasi 11 anni, quando nel 2011 arriva il modello che è attualmente in produzione. Lo schema ottico cambia in questo modello perché cambiano le esigenze, arrivano i sensori, si cerca quindi una nitidezza diversa da quella di cui abbisognava la pellicola, e quindi lo schema ottico cambia, ci sono più lenti, ci sono più gruppi, il peso comunque grazie anche ai materiali diminuisce, sebbene l'obiettivo resti abbastanza simile a se stesso, ed ora lo vedremo. E fino al terzo, che è quello che vi dicevo attualmente in commercio, che però presumo sarà cambiato a breve perché 2011, quindi gli diamo ancora qualche anno di vita, e arriverà probabilmente un modello 3 come è già successo per il 400, e quindi insomma sono anche buone notizie per quelli come me che, come vedete, magari lo acquistano usato perché si risparmia notevolmente, e vuol dire che avremo una cascata di 300 seconda serie sul mercato. Quindi occhio alla spesa. Andiamo a vedere questo, il bauletto d'ordinanza Canon, devo dire la verità anche abbastanza compatto, ci sta dentro né più né meno che l'obiettivo, non ci sta altro, però una bella scocca, un bel policarbonato che serve a trattenere eventuali sballottamenti se lo portate in macchina, anche se preferisco sempre cercare di metterli negli zaini che hanno un'imbottitura, zaini fotografici che hanno imbottiture ancora diciamo più adatte rispetto a questi. Ho sempre paura che si prenda qualche scrollone. Allora, come è fatto l'obiettivo? Veniamo all'obiettivo. Innanzitutto, diciamolo subito, è uno di quelli belli, forse i più belli. Lo so che chi mi sente parlare dice, ma Medici dice che questo è il più bello, sì, è vero, ho la fortuna di avere tra le mani tanti obiettivi e molti sono davvero quelli belli, perché alla fin fine quando parliamo di un 300 2.8 stiamo parlando insieme al 400 mm 2.8 stiamo parlando della summa del teleobiettivo, è solo che il 400 2.8 purtroppo, per essere così luminoso, impone ingombri, pesi e ahimè anche dei costi sul cliente finale che spesso lo relegano a chi davvero ne deve fare un uso super professionale, perché ammortizzare 12-13 mila euro di un obiettivo bisogna avere appunto il mestiere e quindi che lo utilizza come strumento di lavoro. Questi sono obiettivi che sul mercato dell'usato, ovviamente comprateli, guardate che siano in ordine, fateli controllare, cominciano ad essere molto appetibili. La qualità ottica è una qualità davvero superba. Direi le stesse cose se parlassi del Nikkor, perché ho avuto anche quello. Sono ottiche straordinarie, pesano, certo, pesano un po' più degli altri, per forza di cose, guardate quanto sono massicci, però è anche vero che abbiamo una precisione dell'autofocus, una reattività, una qualità dell'autofocus, cioè di andare a bersaglio, andare a pescare anche tra il soggetto posto con il disturbo di qualche ramo per esempio, o di qualche movimento, la manica del calciatore, di uno sciatore, quello che può essere, riesce a prendere il nostro bersaglio, dove puntiamo, va a cogliere, e questo significa portare a casa le fotografie.
significa avere una percentuale di successo per scatto davvero notevole. Andiamo a vedere un po' come è fatto, anche se molti di voi probabilmente sapranno già come è costituito. La parte finale, quella con il suo bel portafiltri, li mettiamo qua, anche se in realtà poi credo di non averli mai usato, se non con la pellicola qualche filtro colorato sul bianco e nero, ma giallo, è finito là. Poi l'anello, che come per tutti questi super tele sappiamo serve per inclinare l'obiettivo, ma sappiamo anche che si può sfilare se volete. Io se volete ve lo tolgo, ma non so, ecco, in questo caso quale vantaggio si potrebbe averne, perché è un obiettivo che è vero che si può utilizzare a mano libera, forse, a me è capitato soltanto in un paio di occasioni utilizzarlo a mano libera, quando mettendo via la roba ti capita di vedere la marmotta, di vedere la cincia, non tiro fuori di nuovo il cavalletto, alzo un po' gli ISO, tracchete, sparo così ed è finita là, perché a mano libera trovo che sia uno spreco, perché sono obiettivi che hanno una qualità così elevata che va spesa su un cavalletto, cioè con una fotografia come deve essere fatta, sia per il paesaggio, dove andare a pescare dei dettagli nei boschi ovviamente parlo guardando un'altra vallata, picchi, cime delle montagne, ma ancora meglio quando andiamo a fare una caccia fotografica, e possiamo dire che una caccia fotografica vagante, ecco, per le mie spalle siamo un po' al limite, però dai, si può fare ancora, non è certo un 500 mm che pesa 3,8 kg, qui siamo 2,6 kg, ci stiamo ancora dentro, riusciamo a portarcela in giro, abbiamo un po' di autonomia, fermo restando che c'è chi va in giro anche col 600 mm, ma ha senz'altro un altro scheletro a disposizione. L'obiettivo, come vi dicevo, ha il suo portafiltri, l'anello, la ghiera per la messa a fuoco. Sapete che questi obiettivi hanno il pregio di essere in fuoco manuale continuo, quindi io punto l'autofocus si ferma, ma io posso correggere se ne avessi bisogno un pochettino. È così comoda questa, è ben posizionata questa ghiera, che talvolta capita di aggiustare, perché magari facendo una foto ci si accorge che è bella anche spostando un pochettino il fuoco, e quindi è comodo in un attimo. Altra cosa importante, salto questa di cui vi parlo dopo, è il blocco di messa a fuoco. Secondo me deve esserci su tutti i teleobiettivi, ed è l'unico appunto che faccio al 100-400 Canon, me l'avrete sentito dire nei video, è così performante, così bello, che però un blocco, anche solo uno, non 4, di messa a fuoco, io gliel'avrei piazzato lì. Che cos'è questo anello tutto seghettato che corre attorno all'obiettivo? Questo è quello che ci serve per richiamare una posizione che abbiamo e possiamo prestabilire attraverso questi comandi, il preset focus. Sembra una sciocchezza, però quando ce l'avete poi la usate, perché tante volte chi va nei capanni dove insomma ci sono delle ambientazioni, parliamo di capanni di quelli fissi, dove c'è il posatoio, dove c'è l'area del martin pescatore, eccetera, puntare il fuoco e fissarlo lì significa che quando sto fotografando altro e mi accorgo che c'è il mio soggetto là, basta muovere questa e l'obiettivo ritorna sul fuoco che ho fissato, la macchina è pronta, non deve cercare, non deve individuare, è ancora più pronta, perché gli ho detto devi essere lì. Quindi è una cosa che senz'altro ci aiuta anche nello sport, nella partenza di una corsa ciclistica, di tantissime cose. Abbiamo il blocco, ve l'ho detto, poi il suo paraluce, un paraluce certamente generoso. Veniamo direttamente ai dati salienti, cioè come sono le immagini di questo obiettivo, perché poi alla fin fine non ho tanto da raccontarvi, perché per le cose brutte e per quelle belle servono poche parole, perché stiamo parlando dei due estremi della scala. In effetti la qualità è una qualità bella, bella, bella. Allora, c'è nitidezza, certo, c'è una sfocatura dei piani molto bella, perché è un 300 mm e riesce comunque a isolare ma a sfocare. C'è un contrasto che, per esempio, vi ho fatto la recensione del 400 mm diffrattivo, l'F4 DO, per esempio non c'è quel contrasto che rende la foto bella. Se avete delle fotocamere settate bene in JPEG con i vari picture style, parlo di Canon, si intende,
e riuscite a tararle a seconda della situazione, con un bilanciamento del bianco, con un dettaglio e con una saturazione e il contrasto giusto, vi assicuro che sono così pronte, sono così belle, che recuperate poco quando andate a prendere il RAW e lo processate, a meno che si intende abbiate bisogno di tirar fuori chissà cosa, ma sono già così pronti i JPEG sfornati con un obiettivo così appunto che fa rimpiangere poco, anche se consiglio sempre, io lo faccio e credo tutti voi, scattate sempre con il doppio file, perché se vi capita di recuperare qualche cosa, però nella maggior parte dei casi siamo già a posto così. Come viene l'obiettivo con il suo paraluce, il paraluce ET120, che è quello che equipaggia anche il 400, per esempio nel mio caso devo dire che mi risparmia un paraluce se esco nelle mie prove comparative, perché utilizzo lo stesso per tutte e due. Diventa un tele abbastanza lungo, però vi ripeto ancora gestibile. Il bilanciamento, parliamo del peso. Allora, non nasconde il suo peso, non è un obiettivo che cioè pesa 2,4 kg o 2,6 kg, ora non ricordo bene, 2,4 kg è quello nuovo, questo dovrebbe essere 2,6 kg circa. Non fa niente per nasconderli, ci sono tutti, quando lo alzate, quando lo inclinate, lo maneggiate, li sentite tutti, 2,6 kg, quello che è, si sentono nella mano. Però è anche vero che sono distribuiti in maniera omogenea, quindi tutto sommato, vi ripeto, riusciamo anche ad utilizzarlo, a maneggiarlo, a spostarlo, però non sognatevi su queste camere, su una camera piccolina, tutta la serie a 2 cifre della Canon, no, qua no, perché solo l'atto di tirarlo su mi viene il sangue freddo pensando che possa spaccarsi l'attacco qua, perché comunque è un obiettivo che pesa, quindi su queste sempre con l'altra mano la mettete qua. Per quanto riguarda però poi la stabilità e il bilanciamento, è chiaro che con una camera così leggera tutto propende di qua, però è ancora fattibile, cioè non è fastidioso, non casca male, vi aiutate, puntate, focheggiate e scattate. Se avete un monopiede non c'è nessunissimo problema. Chiaro che il meglio di sé lo dà con una camera come la serie 5, la serie 7, meglio ancora se le dotiamo di un battery grip, le cose migliorano. Sulle camere professionali il discorso chiaramente migliora ulteriormente, perché c'è un bilanciamento dei pesi molto più ottimale. Allora in questo caso è un po' come se si sentisse a casa, sia l'uno che l'altro, cioè al di là della macchina che ha un suo chassis, che però ve l'ho detto anche in un altro video, quando prendiamo delle macchine che sono tropicalizzate, che hanno una scocca così robusta, poi tutto si traduce anche che quando facciamo un click, io ho provato a scattare in modalità silenziosa con questa camera, ma non c'è verso che passi inosservato, perché comunque c'è una risonanza nella macchina che risuona di più, insomma, c'è niente da fare, quindi si fanno sentire. Però come bilanciamento, in questo caso, le cose cambiano, si sente che l'obiettivo è a casa sua, è a casa propria. Non spendo parole sull'autofocus, è un 2.8, ci vede, non dico quasi al buio, ma andate a fotografare all'alba e al tramonto e quindi il contrasto sapete che non è eccellente, la luce non è quella della piena giornata, pum, va a bersaglio dove deve andare e ci va anche in maniera maledettamente veloce, è un bell'obiettivo. Come si comporta con i moltiplicatori di focale? Credo che sia l'unico obiettivo fra tutti i tanti che ho avuto che si comporta bene con l'1.4, la serie 3, vi dico averlo o non averlo non ve ne accorgete. Anche col 2x, mi raccomando però in questo caso la terza serie soltanto, portate a casa delle foto con un 600 mm e vabbè, lasciamo perdere un po' i bordi, ma al centro sono foto nitide, ovviamente non come con l'obiettivo nudo e crudo, ma sono spendibili e sono belle. Vi ringrazio per aver seguito anche questo video, vi invito a seguire i prossimi. Grazie a tutti e buona luce a tutti quanti. Ciao!